Creativi e creative che state aumentando? Sì, perché su questo canale abbiamo ben l'11% di fanciulle dei miei iscritti e iscritte, quindi ottima cosa. Oggi vediamo una cosa che può essere utile, soprattutto per risparmiare anche un po' di tempo, a tutti quei modellisti che fanno dei modellini in kit di montaggio. Bene, molto bene anzi. Intanto vi dico subito che siccome stiamo aumentando, siamo tanti, vorria mai, come si dice a Milano, che non vi iscriviate se siete alle prime armi e siete qui anche per caso e avete trovato questo video, per cui potete iscrivervi e vedere tutti i miei link che ci sono qua sotto al video. Ma oggi parliamo di una cosa ben specifica. Non ve l'ho mai detto probabilmente perché ho sempre fatto video di altro tipo, ma anche per i neofiti può essere una buona occasione quello di cui vi parlo oggi. Infatti, quando si acquista un kit di montaggio, parlo dei classici kit di montaggio di plastica, quindi che siano Bandai, Revell, Tamiya, tutti quelli che sono da assemblare, quindi i classici kit di modellismo, hanno bisogno primariamente di essere lavati prima di essere dipinti, perché quando vengono realizzate le sprue nei quali ci sono tutti i pezzi che dovete usare per il vostro kit, hanno come una sorta di patina oleosa che serve per mantenerli, e soprattutto sono quelle patine che vengono usate negli stampi e quindi rimangono sulle sprue della plastica. Questi pezzi vanno lavati prima, altrimenti, come vi dico sempre, dovete usare sempre un primer. Va sempre usato un primer a prescindere da qualsiasi cosa voi dobbiate dipingere, ma questo non ve lo dirò mai abbastanza, perché ci sono alcuni che magari mi chiedono: ma cosa posso utilizzare per dipingere questo modello piuttosto che l'altro? Prima di tutto usate un primer di qualunque tipo che sia giusto per quello che dovete fare, quindi se è plastica usate un primer adatto per la plastica, qualsiasi. Non andate ad acquistare per forza il primer di che ne so, di un dato marchio modellistico, andate comunque a spendere di più. Questo è un mio consiglio che vi do. I primer buoni comunque ci sono, magari se ne trovo qualcuno che non acquisto solitamente, magari nei Brico o altro, e che magari ce l'ha Amazon, magari ve lo linko qua sotto, così siete a posto, a meno che non ci sia un primer che effettivamente dà tutto un altro senso al modello ed è propriamente buono rispetto ad altri, allora quello è un discorso un po' a parte. Ma oggi vediamo come si lavano questi pezzi prima di dare il primer, perché vanno anche lavati e appunto sgrassati. Io vi faccio vedere una cosa che uso qua nel mio studio di casa, che è questa. La vedete già accesa perché perlomeno l'ho già attaccata e la facciamo funzionare in fretta. Questa è un pulitore o lavatrice ad ultrasuoni. Cosa vuol dire? Che usa delle vibrazioni ad ultrasuoni dentro il liquido che potete inserirci qua nella vasca e che pulisce effettivamente da tutti quei micro interstizi che trova, riesce a pulirli. Io vi faccio un esempio di questa, ve ne ho parlato velocemente nei consigli che vi ho dato come regalo di Natale, ma non avevamo approfondito, era solo un consiglio, adesso ve ne sto parlando. Anzi, vi lascio qua sopra magari la playlist, perché può essere utile per qualsiasi cosa quella playlist, non solo per il Natale che è appena passato. Ma questa lavatrice a ultrasuoni è comodissima, vi fa risparmiare un sacco di tempo, vi fa risparmiare un sacco di rotture, passatemi il termine, perché fa un po' tutto lei. E per quello che mi riguarda, oltre ad essere una lavatrice a ultrasuoni che va bene un po' per tutte le cose, io per esempio ci ho lavato i miei occhiali da sole, per esempio, oppure ci ho anche lavato il mio bracciale che contiene la Mi Band 4. Io ho la Mi Band 4 della Xiaomi ed è in metallo, e quindi era così che mi andava, cioè era un po' tutta sporca, perché se alla fine vai in giro, lavori, polvere, mica polvere, eccetera. L'ho lavata qua dentro semplicemente con acqua e alcol, poco alcol, ma adesso vi spiego,
ed è venuta pulitissima, cosa eccezionale. Così per i gioielli, va benissimo anche quella, ma noi siamo qua per parlare di modellismo. E allora, questa è un pulitore a ultrasuoni o lavatrice a ultrasuoni molto semplice, è tra le meno capienti, ve lo dico subito, perché la sua vasca è molto piccola, come vedete, ma ci stanno per esempio dentro bene gli occhiali, una misura come gli occhiali ci sta tranquillamente. Cosa si può fare? Innanzitutto, essendo basica, ha solo un'impostazione di tempo, quindi avete il tempo, o meglio l'on-off, che qua adesso si è azionata, il timing, quindi potete selezionare questo che è in secondi, quindi 90, 180, 280, 380, 480 secondi e via dicendo. Potete impostare solo quello a seconda di quanto volete lavare quello che vi serve. Solitamente io uso il 480 secondi nella maggior parte dei casi, perché tanto fa lei e la lascio lì mentre lavora lei, io faccio qualche altra cosa, quindi non è un problema. Ma adesso ve la faccio vedere in azione e passiamo all'altra telecamera. Questa, che è la lavatrice, fate conto che qua c'è scritto GT Sonic, ma ce ne sono tante che sono molto simili, comunque ve le linko in descrizione. Abbiamo dentro alla confezione troviamo ovviamente la lavatrice e poi abbiamo in questo caso una vaschetta molto pratica che si va a infilare qua dentro per essere più pratica a togliere i pezzi, quindi sciacquarli eccetera. E poi questo che serve soprattutto per metterci magari dei gioielli, incastonarci dei braccialetti, potete usarlo per qualsiasi cosa, anche per appendergli cose piccole, metterlo così o così, perché potete usarlo anche senza vaschetta e magari riuscite a pulirla meglio. Primo trucco per usare bene questa vaschetta, ma comunque in generale, è non arrivare mai al max. Qua c'è una tacchetta con scritto max, che è il livello massimo di acqua da tenere dentro. Considerate che il livello massimo non è a vuoto, ma se ci mettete questo dovete considerarla con questa, ok? Perché fa volume. Lo stesso se volete metterci questa. Ora andiamo a fare una prova, perché questa è una prova che va fatta, e inserirò un po' di alcol e un altro trick, a parte riempire al massimo a metà o al massimo per quello che serve a coprire l'oggetto che state lavando, perché funziona meglio, ve lo dico per esperienza. Io adesso ci metto dentro un po' d'alcol, non tantissimo, ok, in base a quello che metterò di acqua. Vedete? Non è tantissimo l'alcol che ho messo dentro. Vado a metterci anche l'acqua, semplice acqua, non è niente di che. In questo caso gli metterò quest'acqua qui, sono più o meno a metà, ok, e ho preso due pezzi che sono questi di una vecchia, oddio, erano dentro al Jetter Dragon della Bandai, e voglio lavarli per farvelo anche vedere. Quindi vado a inserirli cercando di farli andare il più a fondo possibile. Ecco qua, vediamo se così riusciamo, ma credo che comunque vada bene lo stesso, altrimenti potete usare questo per tenerli giù, ma in realtà non serve, in questo caso va bene anche così. Munitevi carta magari assorbente, perché vi servirà anche dopo. Io già mi sciacquo le mani così non ci sono cose in giro, ok, questo me lo preparo, ok. Possiamo chiudere, io imposterò 180 secondi, no, facciamo 90 perché così tanto è per farvi vedere, e poi on. Come vedete si accende e i pezzi girano perché ci sono degli impulsi da sotto, non so se sentite, credo di sì, da qua non si riesce a vedere probabilmente, ma fa delle micro bollicine perché sposta effettivamente l'acqua con gli ultrasuoni
e va a pulire tutti gli interstizi del pezzo che state lavorando. Questo a cosa serve? Come vi dicevo prima, a pulire meglio ovviamente i pezzi che dovete poi solo asciugare. Mi raccomando, una volta asciutti però lasciateli riposare per almeno una notte, siete sicuri che sono asciutti, anche se li lavate con questo, anche per far asciugare tutto il resto, secondo me una notte lasciati lì che tanto non vi servono, potete lasciarli ad asciugare tranquillamente. Ma soprattutto questa azione di questo pulitore, togliendo tutto il grasso, fa sì che anche il primer si attacchi meglio ai vostri pezzi, in questo caso dei kit di montaggio. Questo vale per i kit di montaggio di questo tipo, ma di qualunque tipo. L'unico limite, se volete, è la grandezza. Ci sono vasche ultrasuoni o pulitori ultrasuoni o lavatrici ultrasuoni, come preferite chiamarle, che sono anche più grandi. Io per esempio nel laboratorio ho quella da 5 litri che è molto più grosso, infatti adesso ha finito, che è molto più grande, ma ha anche funzioni in più che adesso vi spiego. Intanto vado a togliere i miei pezzi, voi qua non vedete niente, ma il pezzo, ve lo posso assicurare, è molto meglio di prima, che aveva degli straslucidi che non lasciamo perdere. Eccoli qua. Ha perso quasi tutta la sua lucentezza perché ovviamente è andato a perdere quella patina che si forma durante lo stampo in fabbrica. Quindi questa è la vasca ultrasuoni e adesso vi racconto quali sono le differenze tra questa e altre, che vi linkerò comunque sotto al video, ma dipende un po' da voi, da quello che fate. Adesso ve lo spiego. Bene, abbiamo fatto pulizia e quindi abbiamo lavato e sgrassato questi pezzi per farvi vedere, e vi assicuro che toccandoli non sentite più niente. Cioè la patina che di solito hanno su un po' oliosa non la sentite più. Dei trick, perché in queste macchine, in tutte le macchine di questo tipo, quindi le macchine ad ultrasuoni, l'importante è non usare così dei detersivi, chiamiamoli detersivi, in questo caso io ho usato solo l'alcol, ma di non usare detersivi troppo schiumosi, perché altrimenti viene fuori la classica lavatrice che carichi dall'alto, che non ti accorgi e fa tutta la schiuma fuori e casa tua si allaga. Non so se avete capito. Quindi cose sgrassanti vanno bene, io uso quasi sempre solo alcol, salvo rari casi, ma proprio casi in cui il grasso è duro e quindi non va via, ma cose che fanno poca schiuma, mi raccomando, perché altrimenti fate su un macello che metà basta. Secondo trick, o meglio, più che secondo trick, vi consiglio quale potrebbe essere meglio, quale potrebbe essere peggio. Allora, di queste macchine ce ne sono tantissime, costano poco, fanno il loro lavoro e secondo me ne vale la spesa. Vanno dai 25, se non sbaglio, ai 50 euro, ma vado così a memoria. E queste sono quelle piccole, in questo caso questa è da 0,6 litri, se non ricordo male, 0,65. Quella che ho in laboratorio, come vi dicevo prima, è da 5 litri, quindi è già più grande. È un cubotto, quindi è in alluminio un cubotto, ha anche addirittura, in questo caso io la dovrei svuotare dentro il lavandino per esempio, mentre quella che ho in laboratorio ha un rubinetto apposito per farle spurgare tutta l'acqua che ha dentro su un lato, quindi è più comodo sotto quel punto di vista. Ma non solo, perché queste hanno solo le funzioni basilari, quindi acceso, spento e il timing, quindi la possibilità di settare un time per pulire più o meno bene. Quelle un po' più grandi hanno anche quello per riscaldare l'acqua, e ovviamente con l'acqua calda certe cose si puliscono meglio. Non è il caso dei pezzi di plastica, perché alla fine sì, è vero, magari potreste impostare una temperatura molto bassa e sempre acqua calda andrebbe bene, ma
secondo me con l'acqua normale e appunto dell'alcol qua è venuto molto bene, quindi non vedo perché dovrei usare anche quella con l'acqua calda, che comunque consuma di più anche a livello di corrente. Quindi ci sono queste due tipologie: basica, quindi acceso spento e timing, oppure un po' più evoluta che ha anche il riscaldamento dell'acqua, e potete impostare voi il riscaldamento e quanti gradi far andare l'acqua, ma non è istantanea, quindi dovete accenderla, farla arrivare a temperatura e poi lavare, quindi è possibile che ci mettiate anche mezz'ora per lavare una cosa del genere. E poi un ulteriore modello che in più, come la mia, ha il rubinetto per spurgare l'acqua che è in eccesso o che comunque è sporca, oppure la dovete cambiare. Quindi queste sono le tre tipologie classiche che ci sono di lavatrici a ultrasuoni, ma è un ottimo veramente alleato per i modellisti che fanno soprattutto model kit, soprattutto chi fa model kit di un certo tipo, anche soprattutto piccoli, perché questa è piccola, poi ce ne sono anche di dimensioni maggiori come vi ho detto prima, però per cose piccole questa è fantastica. Mettete dentro 10-15 pezzi magari di piccoli, magari i figurini, li mettete dentro tutti e 10 o 15 ci dovrebbero stare circa, magari un po' ammassati ma ci stanno, e li pulite tutti in una volta sola, cosa che prima magari all'inizio della mia carriera modellistica magari dovevo prendere lo spazzolino, lo sgrassante, passare, fare, asciugare. Invece qua prendete, buttate dentro tranquilli e togliete i pezzi e li asciugate. Più semplice di così si muore. Sono arrivato alla fine di questo video, spero di esservi stato utile, e se avete domande comunque scrivetemele qua sotto senza nessun problema, e se vi va condividete il video, come potete iscrivervi e magari dirmi la vostra esperienza, sono qua apposta. Quindi per questo video è tutto, Anime dal Mondo e Alex vi lasciano ai prossimi video che magari vedete qua intorno. La mia lavatrice me la porto via, la metto via al momento perché poi mi servirà, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!